Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. È martedì 18 febbraio del 2025, ben ritrovati tutti qui su Radio Rossonera, ben ritrovati per Mattino Milan che inizia questa giornata lunghissima per noi con lunch, talk in un orario insolito, tra poco ve ne diamo conto e poi torneremo a essere live alle 20:45 quando gli altri iniziano più o meno, noi iniziamo il post partita di Milan-Feyenoord, sempre che non finisca 1-0 per il Milan e quindi non si va ai supplementari. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, o 2-1, o 3-2, o 4-3, insomma, speriamo davvero di iniziare il post partita alle 20:40, 20:45, insomma, perché eviterei con questa temperatura i supplementari ed eventualmente i rigori a San Siro. Quindi AC Milan, per piacere, facciamo il nostro dovere, qualifichiamoci agli ottavi di Champions League entro i 90 minuti. Sarebbe cosa buona e giusta, così come cosa buona e giusta mettere like a questo video, iscriversi al canale, attivare la campanella, abbonarsi se vi va a 0,99, fare delle donazioni, insomma, supportarci come preferite. Esatto, è qui un po' il discorso, cioè il Milan deve fare il proprio dovere, deve battere il Feyenoord, batterlo magari con 2 gol di scarto così che non ci incastriamo in strani allungamenti di partita e capire una volta per tutte che non si scherza più in questa stagione, non ci sono più spazi per rimandare ancora una volta esami di maturità e quant'altro. Bisogna fare quello che bisogna fare, insomma, battere il Feyenoord Sì. che tra l'altro tra poco vediamo è ancor più rimaneggiato rispetto all'andata e far pesare quello che è la differenza di qualità e di profondità anche, mi verrebbe da dire in questo momento, visto che tra poco la vedremo, la formazione del Feyenoord è veramente ridotta all'osso, anzi più dell'osso e se usciamo è colpa nostra, proprio detta stringi Sì. stringi, è molto colpa nostra. Sì, perché comunque hai 180 minuti per accedere agli ottavi di finale, ne hai buttati già 90, però facciamo anche che non li hai buttati, facciamo che eri costretto perché era squalificato Musa a mettere tutti gli attaccanti, che c'era un terreno pesante, un clima strano, i tifosi che hanno spinto, la partita storta. Facciamo tutto quello che vuoi della gara di andata, che comunque per quanto mi riguarda l'hai buttata, però mettiamoci dentro un po' di giustificazioni, hai comunque il ritorno e se anche al ritorno a San Siro contro un Feyenoord che ha 6, 7, 8 giocatori fuori, tu non riesci a vincere con 2 gol di scarto contro una squadra che ha preso 6 gol dal Lille, che non sta andando benissimo in Eredivisie e via dicendo, significa che devi uscire. Cioè, se usciamo è perché meritiamo di uscire, banalmente. Se ci qualifichiamo abbiamo fatto solo il nostro dovere. Sulla carta è così. Poi so bene che questa stagione il termine sulla carta, essendo carta appunto, molte volte l'abbiamo accartocciata e lanciata nel cestino. Però come dicevi tu prima, in questo momento qua il Milan, cioè da un paio di settimane a questa parte, forse anche qualcosina prima, fino a maggio, giugno, non può più sbagliare niente. Non può più sbagliare niente. Poi se perdi delle partite deve essere solo soltanto perché l'avversario è tremendamente più forte, ti mette alle corde e non puoi far niente, perché il resto delle partite contro le medio piccole, contro gli avversari che affronteremo dobbiamo vincerle, cioè non sono più concessi errori, sbavature, passaggi a vuoto, niente di tutto questo.
A proposito di cambi di orario, visto che il Milan anticipa, diciamo così, è la prima partita di questo turno di Champions League alle 18:45, anche il talk anticipa di una mezz'oretta. Ci ritroviamo in diretta alle 3:30, quindi alle 15:30, per fare questa sorta di prepartita prima della gara, per poi dare il tempo comunque di spostarci a San Siro. Quindi 3:30, 4:30, il derby, sì, il derby. Oddio, spero che non sia una premonizione. Cioè, in parte sì, però vabbè. Di questo talk di quest'oggi. A 15, proposito, come? 15:30, lo ribadiamo, 15:30. Sì, sì, 3:30, giusto per capirci meglio. Riscossa Milan per gli ottavi, tutto sui Menez, l'uomo Champions. Questa è la pagina di Gazzetta. Vedo che il logo continua a esserci. Ehm, Continuo a notare delle somiglianze. le somiglianze strane. Va bene. Questa è la nostra formazione, la probabile del Milan, con Maignan in porta, Walker, Tomori, Pavlovic e Teo Hernandez, Musa, Fofana, Reinders, oppure Fofana, Reinders con Musa largo a destra, Joao Felix, Leao e Jimenez. Quindi con quello che più o meno si era già intuito da un paio di giorni, cioè non ci saranno dentro tutti e quattro titolari davanti i big, ma uno dei tre salta anche per questioni fisiche. Lo stiamo vedendo che Christian è un po' indietro di condizione e va in panchina Pulisic. Per il resto, Henry mi verrebbe a dire la formazione abbastanza confermata con questi due centrali di difesa. Sì. Io mi tengo il dubbio fino all'ultimo secondo, però insomma, vediamo. Sì, sui centrali sì, ormai a me spiace, tra virgolette, cioè quasi un meme il fatto che sembra quasi che siano nell'urna di neon le 4 palline coi 4 nomi di Thiaw, Tomori, Gabbi e Pavlovic, e ogni volta ne tiriamo quasi su 2 a caso sembra, no, ovviamente non è a caso, ci saranno tutte le motivazioni del mondo di Conceição, però comunque, cioè, nell'ultima han giocato Thiaw, Gabbia, e stasera giocano probabilmente Pavlovic, Tomori, poi magari contro il Torino vediamo Ciao Tomori, poi quella dopo vediamo Pavlovic, Gabbia con Mazzagabria. Cioè ormai, per carità, significa che possiamo fare affidamento su tutti e 4. A me O che non nessuno piace dei troppo. quattro è di Cosa? altissimo livello. Esatto, a me non piace questa cosa perché più che altro sembrano un po' tutti sullo stesso piano e non è che sia un piano super, ecco. Se ci fosse anche solo un titolarissimo, inamovibile, guadagnerebbe per me anche un pochino di fiducia in più, no, cioè non abbiamo il Van Dijk di turno che è quello e a fianco ce ne metti un altro. Abbiamo tutti e 4 difensori più che buoni, per carità, il cui livello però è interscambiabile, e questo a me non fa impazzire. Cioè ha pro e contro, ecco, pro e Mh. contro. Ci aspetta una serata da vecchio Milan, tra poco lo vediamo. Ne ha parlato anche Ibra ieri in conferenza. Adesso è ovvio che non stiamo parlando di no, rimonta epocale, con tutto il rispetto, non andrei a scomodare cose sacre del passato. È un turno che ti vede partire in posizione di svantaggio, quello sì. Prima di questo, il Feyenoord con Wellenreuter in porta, Reed, Beilen, mannaggia lui, Anchko e No, Smal in difesa. Sono i 4 difensori centrali, i difensori dietro. Poi vedo che la Gazzetta ha messo Bueno, che in sì, realtà di mestiere farebbe il terzino. sì. E quindi con Milambo e Moder comporrebbe la linea 3, quindi una sorta di adattato in mezzo. Anche perché se andate a vedere gli indisponibili in basso a destra, ci sono praticamente 3 centrocampisti che sono quasi spesso stati anche titolari, cioè Zerouki, che in realtà è fuori da tanto, Hwang e Timber, che era il capitano dell'andata che si fece male al ginocchio, magari ve lo ricordate, e che a metà del secondo tempo è uscito. Quindi Mh-mh. i 3 centrali, 3 tra l'altro la maggior parte delle volte anche titolari, sono fuori. Giocano Moder, Milambo e Bueno.
Davanti invece sono confermati Paixão e Agemus con Carranza, perché tra l'altro manca anche Ueda, che era il titolare dell'andata. Sì, allora c'è da dire questo, Simo, li vediamo messi così. Io immagino che, e spero anche a un certo punto di vista, che possano essere schierati un po' diversamente, cioè che se il Milan spingerà forte, ripeto, è un augurio. Bueno scala un po' più indietro, si abbassano Paixão e Mussa e diventa una sorta di 5-4-1. Mm. No, un pochino più difensivo come approccio in fase di non possesso soprattutto. Detto questo, non c'è Paixão, non c'è Carranza, non c'è Mussa che tenga, non c'è Ančko che lo vuole mezza 3/4 d'Europa, 95 milioni, tutte le squadre lo voglion comprare, che tenga. Cioè devi vincere, punto. Ripeto, poi il Feyenoord è anche una squadra che europea, saranno caldi anche i tifosi che stasera verranno a San Siro. Sì. Se siete tra i fortunati possessori del biglietto di stasera, muovetevi con anticipo, Ecco, perché ci sono 5.000 tifosi del Feyenoord col biglietto e non e si non sa ti dico. quanti senza. Ecco. Ecco, quindi muovetevi prima se dovete andare a San Siro. Oltre a questo, cioè, non c'è Feyenoord che tenga, per carità, squadra di Champions, giocatori interessanti, tutto quello che vuoi, ma sei il Milan e devi vincere. No, certo, il rispetto è sempre massimo. Poi se non riesci a far pesare quella che è la differenza, merito dell'avversario a volte, perché magari va sopra di livello rispetto al suo standard, ma è anche un po' colpa tua, come magari è stato per l'andata. Vabbè, ragazzi, sul Feyenoord nient'altro da dire, insomma, li abbiamo visti all'andata, quelle che sono le loro qualità, non faranno probabilmente lo stesso tipo di partita, saranno un pochino meno arrembanti, anche perché partono in vantaggio. Non dobbiamo fargli far gol, Mh, perché il Milan, mi verrebbe da dire quasi stagionale, non è un Milan che fa milioni di gol, mh. quindi non ci andiamo a complicare la vita. All'attacco, ma con molto giudizio, io andrei stasera. Sì. Vabbè, qui no, dai, per carità. No, 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 dai, no, dai, dai, Milan Feyenoord playoff di Champions League, dai, facciamo i bravi. Lì c'era la Lì santità. era il Milan, direttore. Sì, lì c'era il Milan. Qui ancora il Milan deve farsi, dai. Facciamo così. Harry, siamo arrivati in chiusura. Ci Sì, ritroviamo alle 13 e poi dopo poco alle 15:30 per il talk. Alle 20:45 il post. vi aspettiamo ragazzi, oggi correte numerosi e accorrete numerosi sia al talk alle 15:30, quindi alle 3:30, sia soprattutto stasera post partita, perché o commentiamo di un Milan agli ottavi di Champions in attesa dei sorteggi, o commentiamo un Milan che va a schiantarsi con l'ennesimo buco nell'acqua Te stagionale. lo dico Quindi di dove va nel caso. ecco, Harry, grazie. ciao.